Hi everyone, this is Michael and welcome to InkPods. Over a period of 2 years, Peter had finally saved up enough money to take a trip to New York. He found a package online that included round-trip airfare and accommodations, with a complimentary breakfast each morning. The 3-star hotel was smack dab in the middle of Times Square. But when Peter was shown to his room, he got the shock of his life. First of all, the room was tiny, with a single bed. It was supposed to be a king-sized bed. And the supposed view overlooking Times Square was, in reality, a view overlooking the dumpsters in the alleyway. The stench was overwhelming. He decided to close the window and turn on the AC, only to find that it was on the blink. It was sweltering. New York was in the grips of a record heat wave. And even though it was 11:30 p.m., it was 39 degrees Celsius. This wasn't how he had imagined his first few moments in the Big Apple. It really threw him for a loop. He called the desk to complain. He dialed O, and a cheery voice answered, "Front desk, how may I help you?" "Hello, this is Mr. Smith, room 102, he said. "My AC is on the fritz." "Oh, I'm very sorry, but there's a union strike, and unfortunately, we can't do anything about it," said the man. "Well, that's just great," said Peter sarcastically. "How am I supposed to sleep with that stench in the alleyway?" "Breathe through your mouth," suggested the voice on the other end. Peter then decided to take a shower and get ready for bed. But when he turned on the water, nothing happened. "No water!" he wondered aloud. "This is unbelievable." He called down to the front desk again. "This is Mr. Smith again in room 102. There's no water in my room." "Oh, that's because there's been a water main break. They're working on it now. You should have water before you know it," said the man. "In the meantime, try to get some rest." "I guess I have no choice," answered Peter. Things weren't panning out as he had imagined. "Grin and bear it," he said to himself as he pulled back the bed cover. He thought he saw something moving out of the corner of his eye. "A cockroach! What a pigsty!" he thought. He called the front desk for the 3rd time. "This is Mr. Smith in room 102. I saw a cockroach in my room." "Only one? There are usually hundreds," said the man. "Look on the bright side," he continued. "At least you won't be sleeping alone tonight." Peter had had enough. He grabbed his luggage, hailed a taxi, and headed for the Plaza Hotel. That's all for now. See you next time. Ciao. Ciao a tutti, sono Michael e benvenuti in InkPods. Per 2 anni Peter aveva messo da parte dei soldi per fare un viaggio a New York. Trovò un viaggio organizzato che includeva il volo andata e ritorno, l'albergo e una colazione ogni mattina. L'albergo a 3 stelle era proprio al centro di Times Square, ma quando Peter fu accompagnato alla sua camera, ebbe un forte shock. Innanzitutto, la stanza era piccolissima, con un letto singolo invece di uno matrimoniale. E la cosiddetta vista su Times Square era, in realtà, una vista sui cassonetti nel vicolo. Il fetore era insopportabile. Decise di chiudere la finestra e accendere il climatizzatore, ma era guasto. C'era un'affa incredibile. New York stava attraversando
un periodo di caldo record. E anche se erano le 23:30, c'erano 39 gradi centigradi. Non immaginava che i primi momenti nella grande mela sarebbero stati così. La situazione lo stupì. Chiamò la reception per lamentarsi. Premette 0 e una voce gioiosa disse: "Reception, come posso aiutarla?" "Salve, sono Mr. Smith, stanza 102, disse. "Il mio climatizzatore è guasto." "Sono molto dispiaciuto, ma c'è uno sciopero del personale oggi e non ci possiamo fare niente", disse l'uomo alla ricezione. "Fantastico", disse Peter sarcasticamente. "Come faccio a dormire con quella puzza che viene dal vicolo?" "Respiri con la bocca", suggerì la voce dall'altra parte. Peter decise di fare una doccia e prepararsi per andare a letto. Ma quando aprì il rubinetto non successe niente. "Nient'acqua?" si chiese ad alta voce. "È proprio incredibile." Chiamò di nuovo la reception. "Sono Mr. Smith, camera 102, di nuovo. Non c'è acqua nella mia stanza." "Ah, è perché la conduttura dell'acqua si è rotta. La stanno aggiustando adesso. Dovrebbe avere acqua tra un po'", disse l'uomo. "Nel frattempo cerchi di riposare." "Credo di non avere altra scelta", rispose Peter. Le cose non stavano andando come aveva immaginato. "Pazienza", disse a se stesso mentre tirava il copriletto. Pensò di aver visto qualcosa che si muoveva con la coda dell'occhio. "Uno scarafaggio! Che porcile!" pensò. Chiamò la reception per la terza volta. "Sono Mr. Smith, camera 102. Ho visto uno scarafaggio nella mia stanza." "Solo uno? Di solito ce ne sono centinaia", disse l'uomo. "Guardi il lato positivo", continuò. "Almeno non dormirà da solo stanotte." Peter ne aveva abbastanza. Prese i bagagli, fermò un taxi e andò al Plaza Hotel. È tutto per ora. Alla prossima. Ciao.